Bene ragazzi, benvenuti alla fine della precedente lezione, parlando della critica della ragion pratica di Kant. Abbiamo determinato come, almeno nel ragionamento di Kant, la formulazione tu devi perché devi, il dovere incondizionato, sganciato da qualunque fine empirico, è l'unica massima morale che può trasformarsi in una legge morale, che può essere universale e oggettiva dal punto di vista di tutti gli uomini. Tu devi perché devi, tu devi determinarti ad un'azione morale, determinare la tua volontà verso un'azione morale per il dovere in sé, del tutto staccato da qualunque fine empirico. Quindi il tu devi è la forma pura della moralità, la forma a priori della moralità, l'unica formula della moralità che può diventare una forma, d'accordo? Cioè un a priori obbligante moralmente in maniera necessaria per tutti i soggetti umani. Abbiamo visto che neppure la felicità può essere un principio di determinazione della volontà oggettivo, come ma tutti gli uomini dovrebbero agire in base alla ricerca della felicità, della propria, di quella degli altri. Kant ha molto rispetto di quest'idea, che è un'idea illuministica, che è vicina comunque a quello che lui pensa, la felicità degli esseri umani, la felicità concreta, ma appunto qualcosa che è concreto, qualcosa che è empirico, non può essere oggettivo. La felicità può esserci come può non esserci, dipende dalle contingenze. L'esperienza non è sicura, l'esperienza, qualcosa che tu ottieni per esperienza, può anche non esistere, può essere assolutamente variabile. Quindi no, riprenderemo questo aspetto in seguito. Kant dice che il dovere alla base della determinazione della volontà non deve essere agganciato alla felicità. La dignità del dovere va ben al di là della conquista empirica soggettiva della felicità. Molto spesso coloro che mettono in pratica la legge morale lo fanno anche in assenza di felicità, magari scartano una determinazione che porterebbe loro alla felicità e agiscono in base al dovere anche se sanno che al posto di della felicità avranno invece un dolore, d'accordo? Avranno un'infelicità, ma comunque bisogna agire in base a un dovere. Se tu agisci in base ad un fine empirico, abbiamo visto che questo non può essere per Kant, in base all'impostazione di Kant, tu avrai una massima morale che non si trasforma in una legge morale. Kant distingue massima e legge morale, d'accordo? Anche se anche la legge morale è una massima morale che si trasforma in una legge morale, però diciamo che una massima morale che invece resta soltanto una massima morale è qualcosa di diverso dalla legge morale. Lui chiama gli imperativi che comandano una massima morale imperativi ipotetici, a differenza di quelli famosi categorici. Imperativo ipotetico. Che cos'è un imperativo ipotetico? Un imperativo ipotetico è quello che dice tu devi fare X se vuoi Y, d'accordo? Cioè non tu devi perché devi, ma tu devi se vuoi, d'accordo? Se vuoi ottenere qualcosa di empirico, devi fare X. Vedete che non si tratta più di un dovere incondizionato, ma si tratta di un dovere, in realtà è semplicemente uno scopo, è semplicemente uno scopo soggettivo. Tu devi fare questo se vuoi raggiungere
uno scopo, se vuoi ottenere y. Quindi non è un dovere incondizionato l'imperativo ipotetico esprime una massima morale. La massima morale è legata all'ottenimento di un fine pratico, cioè y. E quindi la massima morale non può essere oggettiva, la massima morale sarà sempre condizionata dalle inclinazioni sensibili, dalle inclinazioni, dagli impulsi soggettivi e relativi di ogni essere umano. Tu devi fare X, devi fare X se vuoi ottenere Y, d'accordo? Per esempio, non ti obbliga, facciamo l'esempio di qualcosa che non piace, no, nel mangiare. Io avevo detto forse broccoli. Tu devi mangiare i broccoli se vuoi ottenere piacere, ma a chi non piacciono i broccoli potrebbe dire tu non devi mangiare i broccoli se vuoi ottenere piacere, d'accordo? Cioè il fatto di mettere in mezzo un fine empirico fa sì che il dovere possa essere sentito da alcuni e non essere oggetto della determinazione della volontà per altri. Gli imperativi ipotetici sono solo, dice Kant, regole della prudenza o regole dell'abilità, ma non regole assolute, regole della prudenza o regole dell'abilità per ottenere un certo fine. Ma il fine non è in discussione, il fine è variabile, il fine può essere soggettivo. Dal punto di vista dell'imperativo categorico, sono allo stesso livello le proposizioni che dicono tu devi dare un farmaco a un paziente se vuoi guarirlo, se è un medico, oppure tu devi dare un veleno a un paziente se lo vuoi uccidere, se sei un assassino, d'accordo? Il fine non è in questione, cioè il fine è soggettivo, per questo una legge morale non può essere valutata, determinata in base ad un fine, perché il fine può essere qualunque fine, sarà sicuramente una cosa soggettiva e quindi di fronte alla stessa identica persona che sta male, due persone possono elaborare il proprio dovere su cosa devono fare a questa persona che sta male in due modi opposti se hanno un fine diverso. Se uno è un assassino, lo vuole derubare in casa sua, non lo so, vuole ottenere un vantaggio derubando, se uno è assassino o per qualunque motivo lo vuole uccidere, e tu devi dargli un veleno se vuoi ucciderlo. Se tu sei un medico invece a quella persona, a quell'essere umano devi dare un farmaco se vuoi guarirlo se sta male, capite? Il fine non è una discussione, non potete dire il fine è buono, il fine è cattivo, perché se l'imperativo è ipotetico, qualunque fine è accettabile. Cioè l'imperativo ipotetico lascia la licenza morale a chiunque. Chiunque voglia qualcosa, d'accordo, dovrà poi trovare ciò che deve fare, ma il dovere è in realtà soltanto, capite, un escogitare l'abilità, un escogitare un'arte, un escogitare un sistema per ottenere uno scopo empirico, non è un dovere assoluto, ok? Se vuoi non avere freddo, devi, non lo so, accendere una stufa. Tu non accendi una stufa per il dovere in sé, d'accordo? Tu accendi una stufa soltanto se vuoi non avere freddo. Quindi quel tu devi accendere la stufa non può essere universale, è necessario per tutti gli uomini. Quel tu devi accendere la stufa vale solo se c'è un fine, uno scopo empirico, cioè se vuoi non sentire freddo, d'accordo? Ma questo scopo empirico può valere per te in quella circostanza, d'accordo? Per un'altra persona, oppure in una situazione diversa dove fa caldo, tu non penserai di dover accendere la stufa. Quindi è chiaro che il dovere, in questo caso, quando la massima morale appunto è soggettiva,
è variabile, è relativistica. La massima morale ti indica un dovere da fare in vista di un fine empirico e quindi il dovere cambia a seconda delle circostanze. E non è non può essere una massima morale che invece deve essere universale e necessaria, deve spingere ad una determinazione morale verso un'azione che sia la stessa per tutti gli uomini. Questo avviene con gli imperativi categorici, in cui si traduce, diciamo così, in pratica il tu devi perché devi. Quali sono le tre formulazioni dell'imperativo categorico? Cerco di dirvele con le parole di Kant. La prima formulazione, quella dell'universalizzabile. L'azione deve essere universalizzabile. Che significa? Questa è sicuramente la più importante, diciamo la più caratteristica delle tre formulazioni dell'imperativo categorico. Nella formulazione più famosa, quella non della critica della ragion pratica, ma dell'opera gemella, vi ricordate, la fondazione della metafisica dei costumi, Kant dice: agisci unicamente secondo quella massima in forza della quale tu puoi volere nello stesso tempo che essa divenga una legge universale. Abbiamo visto che lo stile di Kant non sempre proprio è elegantissimo. Agisci unicamente secondo quella massima morale, che in questo modo diventerà una legge morale universale, secondo quella massima in forza della quale tu puoi volere nello stesso tempo che essa divenga una legge universale, cioè tu devi agire in vista di un'azione quando pensi che l'azione possa essere universalizzabile, cioè quando tu sei portato a pretendere che anche tutti gli altri esseri umani debbano fare quell'azione, d'accordo? Questo è un criterio decisivo per decidere la moralità di un'azione, che non deriva, abbiamo visto, dall'azione stessa, ma dalla determinazione della volontà che mi spinge verso una azione, e quindi una legge oggettiva della moralità, obbligante tutti i soggetti razionali in tutti i tempi, in tutti i luoghi, d'accordo? Per esempio, Kant dice che bisogna sempre dire la verità. Tu devi pensare: io dico la verità o dico una bugia? Sono determinato a dire una verità o a dire una bugia? Per capire qual è la determinazione della volontà che corrisponde alla legge morale, io devo pensare da un punto di vista logico se quella determinazione potrebbe essere la stessa anche in tutti gli esseri umani, cioè che io possa pretendere, volere che quell'azione sia universalizzata, cioè che la facciano anche tutti gli altri e non solo io, d'accordo? Se io dico devo mentire, questo non è possibile, perché io non posso pensare che possa esistere un'umanità, una società di qualunque tipo, se tutti mentono. Oppure vedremo se anche uno solo mente, d'accordo? Quindi io invece posso volere che nel momento in cui io dico la verità, sento che vorrei, che pretenderei che anche tutti gli esseri umani dicano la verità, d'accordo? E quindi quell'azione è universalizzabile. Io sento proprio razionalmente, non per un sentimento, che quello è il mio dovere, sganciato da ogni obiettivo empirico, da ogni obiettivo, eh, da, da- da ogni obiettivo particolare, perché io, facendo parte della razza umana, voglio che anche tutti gli altri facciano quell'azione, e considero da un punto di vista logico impensabile che invece tutti possano mentire, d'accordo? Questo ha suscitato anche delle perplessità. Se noi andiamo a vedere quali sono le prove logiche, tra l'altro sono molto poche, che Kant presenta, d'accordo? Kant dice per esempio che non ci si può uccidere perché è contrario alla vita umana, d'accordo? È contrario alla natura umana, eccetera. E quindi io non posso pensare di uccidermi
rispettando la legge morale, non posso pensare che lo facciano gli altri. Però prendiamo un altro esempio, quello famoso delle banche, no? Kant dice, se io ho ottenuto un prestito da una banca, che cosa posso pensare che sia conforme a una legge morale oggettiva? La determinazione di restituire il prestito, ricordate, è tutto intenzionale, io sono determinato a restituire il prestito, però se per qualunque motivo non lo faccio, non fa niente. L'importante non è l'azione in sé, ma l'intenzione, cioè la determinazione della mia volontà. Io posso pensare che sia conforme alla legge morale il fatto di restituire il prestito, perché questa è un'azione universalizzabile. Perché io restituendo il prestito, avendo la volontà, lo sprone, il principio della volontà di restituire il prestito, automaticamente penso che anche tutti gli altri dovrebbero farlo. Non posso invece pensare, quindi l'azione è universalizzabile, altrimenti non potrebbe esistere una società, non potrebbero esistere le banche, mentre se tutti, o anche solo alcuni, non restituissero il prestito, le banche non esisterebbero, non potrebbero avermelo dato. Cerco di spiegarmi. Kant utilizza delle prove logiche, fa degli esempi che dal suo punto di vista sono delle prove logiche, però dal punto di vista di qualcun altro no. Dicono Kant, ti stai sbagliando. Kant, voi direte, ma e infatti molti hanno detto, ma scusate, ma questa prova, ma questo esempio implica comunque, sia pur nascostamente, un fine empirico, cioè io penso che l'azione sia universalizzabile, ma solo se voglio che le banche continuino a esistere, solo se voglio che questo sistema economico continui a esistere. Questa è la grande obiezione, cioè certo, io dico che è un'azione morale quando penso, pretendo che tutti la facciano, quando posso pensare che tutti la facciano, mentre non posso assolutamente pensare che tutti o anche molti non la compiano. Secondo molti è un po' una riscrittura, alla luce della ragione, dell'illuminismo, del principio cristiano, del principio evangelico, non fare agli altri ciò che non vorresti che fosse fatto a te, oppure fai agli altri ciò che vorresti che fosse fatto a te, d'accordo? L'azione tu sei spinto a farla quando pensi che anche tutti gli altri debbano farla, d'accordo? Il problema è questo, cioè Kant dice è una prova logica, non riguarda assolutamente la sfera empirica, ma è davvero così? Molti hanno detto che l'etica kantiana e questi esempi che Kant fa sono di stampo conservatore e in realtà implicano comunque una condizione empirica. Kant dice non è così, questa è solo una prova logica, cioè lui dice è contraddittorio che tu prenda un prestito se non hai l'intenzione di restituirlo, perché se tu prendi un prestito e non hai intenzione di restituirlo, d'accordo? E tutti facessero così, le banche fallirebbero e tu questo prestito non avresti potuto prenderlo se quelli prima di te non l'avessero restituito, d'accordo? Quindi la condizione logica per avere il prestito è il fatto che tu e gli altri lo restituiate, d'accordo? Cioè è contraddittorio logicamente che tu prenda un prestito e che non abbia l'intenzione di restituirlo, perché se nessuno restituisse il prestito, le banche non potrebbero dartene un altro, non avrebbero potuto neanche darti il prestito che tu hai avuto. Non so se mi spiego, c'è una cosa logicamente contraddittoria. Potremmo fare un esempio odierno. In fondo, quelli che dicono no, non piratate la musica, no, non scaricate illegalmente la musica o i film, stanno applicando un po' questo principio. Loro dicono non esisterebbero più i film se la gente non li comprasse in DVD o non pagasse il biglietto del cinema o non li vedesse in abbonamento in streaming o la musica su Spotify o su CD audio, d'accordo? Quindi tu stai facendo qualcosa che è immorale perché non è universalizzabile. Tu guardi un film o ascolti un brano musicale gratis, ma se tutti facessero così o tutti l'avessero fatto prima di questa tua azione, nessuno potrebbe più produrre film
o produrre musica sapendo che non ci guadagnerebbe assolutamente niente, ci rimetterebbe anche le spese, d'accordo? Quindi è contraddittorio che tu usufruisca di un brano musicale di un film gratuitamente. Perché se tutti lo facessero, l'avessero fatto in passato, quel brano musicale o quel film non sarebbero mai esistiti, ok? Questa, diciamo, è l'argomentazione di Kant. Però uno potrebbe anche rispondere, questo Kant è universalizzabile soltanto all'interno di un certo sistema economico, no? La questione delle banche. Ammettiamo che io, non lo so, per esempio dei gruppi socialisti, no, avrebbero potuto pensare questo, pensi che questo sistema delle cose è sbagliato e voglio io rovesciarlo per introdurne un altro. A quel punto, dal mio punto di vista, sarebbe perfettamente universalizzabile che tutti prendano dei prestiti senza l'intenzione di restituirli, perché il mio fine empirico è quello di far fallire le banche e di istituire, non so, un comunismo, una società perfetta senza banche. Ok? Voi direte, però in questo caso c'è un fine empirico. Ma scusate, anche nel momento in cui Kant ragiona dicendo bisogna restituire il prestito, se no le banche non esisterebbero, non potrebbero farti prestiti, lui non sta ragionando in base ad un fine empirico. Cioè lui ragiona, e questo anche sempre per tutti gli altri esempi, dando per scontato che la società in cui lui si trova sia eterna, sia una cosa assolutamente da mantenere. D'accordo? Quindi è normale che è morale soltanto che si restituisca il prestito, altrimenti le banche fallirebbero e non potrebbero fare prestiti. Ho capito, però tu dicendo così sta implicitamente ammettendo che vuoi ottenere un fine empirico, cioè la persistenza delle banche e di questo sistema. E se ci fosse qualcuno che avesse un altro fine empirico, l'eliminazione delle banche, il cambiamento del sistema, potrebbe dirti che è universalizzabile il contrario. Quindi anche il fatto che bisogni sempre dire la verità è stato messo in discussione. Attenzione, a differenza dell'etica cristiana, che fa delle eccezioni, Kant non fa nessuna eccezione, il suo rigore è implacabile. Una legge è valida se viene rispettata sempre, anche se vedremo la determinazione per cui io mi dispongo a quella, accetto quella legge interiore, non sono forzato. Nel momento in cui vi fosse una sola eccezione, quella non sarebbe più una legge morale, d'accordo? Quindi, per esempio, Kant è stato messo di fronte a questo dilemma. Io devo dire la verità anche quando nascondo una persona innocente a casa mia che un assassino rincorre perché vuole ucciderlo senza motivo, perché questa persona è innocente. Quando bussa alla porta l'assassino e mi chiede, quella persona che io voglio uccidere si nasconde in casa tua, ebbene Kant dice che bisogna rispondere sì. Devi dire all'assassino che la persona che lui vuole uccidere, che la vittima sia rifugiata in casa sua, in casa tua, dando così l'opportunità all'assassino di uccidere la sua vittima. Kant è stato giudicato sadico da molti autori, anche da molti psicanalisti, eccetera, ma dice che per forza la legge morale deve funzionare così. Non ci può essere nessuna eccezione, perché se iniziamo a dire la bugia, giustificandoci in base a un fine empirico il nostro caro io, dice Kant, soddisfacciamo il nostro caro io e non la legge universale, non ci potrebbe essere nessuna legge universale. Se io mento di fronte a un assassino che vuole uccidere una vittima innocente, potrei mentire in qualunque altro caso e il principio di base sarebbe inficiato, d'accordo? Molti potrebbero rispondere, e tu dici così Kant perché vuoi appunto che la società in cui ti trovi continui ad esistere, quindi alcune volte ci sono gli assassini e dobbiamo dire la verità e anche se in qualche modo si potrebbe dire siamo complici di un crimine, però la maggior parte delle volte ovviamente Kant tu pensi che dire la verità
significhi far sopravvivere in buone condizioni la società in cui ti trovi. Ma questo è il problema. Se io invece voglio sovvertire lo stato delle cose, perché non dovrei dire delle bugie, d'accordo? Faccio un paradosso che è stato fatto da tanti economisti, di cui si parla molto spesso. Molti dicono, allora Kant direbbe dobbiamo rispettare le regole, per esempio sul lavoro, sì, dobbiamo rispettare tutte le regole, ok, sul lavoro, non perché ci sono imposte per legge, d'accordo? Perché noi abbiamo accettato quel lavoro e così via e abbiamo deciso insieme agli altri di rispettare le regole, insomma, poniamo che Kant dica una cosa del genere. Voi sapete che ci sono molti in una società complessa come la nostra, magari molto più complessa di quella di una piccola cittadina sul Mar Baltico dove viveva Kant, che sostengono che se tutte le regole fossero rispettate, per esempio negli ospedali, nelle scuole, si dovessero rispettare tutte le leggi, tutte le regole, le scuole e gli ospedali non potrebbero funzionare. E che di fatto la società funziona, per esempio le scuole e gli ospedali, perché quelli che ci lavorano di fatto non rispettano veramente tutte le regole a puntino con precisione in maniera pignola, altrimenti non si potrebbe realizzare niente in una scuola o in un ospedale. Moltissimi fanno l'esempio delle tasse. Bisogna pagare le tasse. Kant direbbe sì, altrimenti non può esistere una società organizzata, non possiamo pensare ad un'umanità che è concorde, ma non possiamo pensare ad un'umanità concorde se non paghiamo le tasse in quella società statica in cui tu, Kant, ti trovi e che tu difendi, d'accordo? Molti economisti sostengono che moltissimi imprenditori dovrebbero chiudere se pagassero le tasse e che addirittura l'economia di molte nazioni crollerebbe se davvero tutti pagassero tutte le tasse, perché non avrebbero più i soldi per investire, per comprare, eccetera. Lo so che può sembrare immorale, controintuitivo, strano, però ci sono molti economisti che sostengono che se le persone iniziassero tutte a pagare le tasse quanto devono, non potrebbero investire, tutte le attività economiche fallirebbero se pagassero davvero le tasse e così via, e l'economia crollerebbe. Come la mettiamo? Quindi vedete che le cose non sono così facili e soprattutto le prove cosiddette logiche di Kant danno per scontato una cosa che purtroppo per Kant è empirica, cioè il fatto che in realtà non è vero che non c'è un calcolo empirico dell'idea di universalizzare o meno l'azione. Kant pensa ad un'universalizzazione dell'azione che sia sempre funzionale al mantenimento delle cose esistenti, cioè al mantenimento della società, al mantenimento intatto della società in cui io mi determino a fare quell'azione o a considerarla universalizzabile. Cioè Kant starebbe dicendo io considero universalizzabile quella determinazione all'azione, quella che mantiene lo stato di cose esistenti. E però questo non è un fine empirico surrettizio, quindi vi lascio con questo dubbio, anzi, ci sono state anche critiche, non lo dico io, lo dicono tanti autori che adesso non è il caso di nominare. Kant dice addirittura che è giusto uccidere i ribelli, d'accordo? Perché se un ribelle è un ribelle e la sua causa è stata sconfitta, lui preferisce essere ucciso, comunque è meglio per lui essere ucciso e così via da parte dell'autorità politica. Cioè Kant fa anche degli esempi, a volte anche per rispondere a certi libri, le obiezioni degli altri, che sono degli esempi che vanno sempre nel senso del mantenimento dell'autorità politica costituita e mai nel senso del cambiamento di questa autorità. Comunque questo è il primo dei famosi, io vi ho fatto anche delle obiezioni, del primo delle famose formulazioni dell'imperativo categorico kantiano. La seconda formulazione dell'imperativo categorico introduce invece un fine. Direte, ma Kant si sta contraddicendo? No, perché il fine, cioè devi agire in base a un fine che è l'unico fine possibile, che a differenza di tutti gli altri fini non è empirico. Non è vero che non si può agire in base ad un fine. Noi abbiamo detto che non si può agire in base a un fine empirico, ma quando il fine non è empirico, cioè è l'uomo stesso,
quando il fine va a favore dell'uomo stesso, cioè dell'uomo che è lo stesso soggetto che si determina ad una moralità oggettiva, allora lo possiamo fare. Allora, la seconda formulazione imperativo categorico dice: agisci in modo da trattare l'umanità, tanto nella tua persona quanto nella persona di ogni altro, sempre nello stesso tempo come un fine e mai unicamente come un mezzo. Un'azione è morale e la determinazione ad una certa azione è morale quando io agisco avendo come fine l'uomo. Quando io metto al centro della mia determinazione nel realizzare un'azione l'uomo come una persona singola, anche come me stesso o l'intera umanità, allora quel fine non è empirico, perché quel fine, capite, è interno alla volontà stessa che vuole il fine. Noi abbiamo rifiutato gli altri fini, i fini empirici, perché i fini empirici riguardano oggetti esterni all'essere umano, d'accordo? Mentre questo fine è l'unico che non è empirico, perché è interno alla volontà che si determina all'azione, d'accordo? Quindi questa volta la morale, la legge morale è considerata rispetto al fine dell'azione. Nessun fine è buono se ha un oggetto esterno alla volontà. Però l'unico fine moralmente buono è l'uomo stesso, che è il depositario della volontà, l'uomo come valore assoluto. Quindi ogni azione sarà morale se io considero l'altro come un fine. Invece, quando considero l'altro come un mezzo, l'azione sarà immorale. Attenzione, molti non comprendono bene questo secondo imperativo categorico. Kant non esclude affatto che un altro essere umano possa essere utilizzato come uno scopo e non come un fine. Lui è un liberale, lui per esempio dice che è normale nella vita economica trattare le altre persone anche per avere un guadagno, d'accordo? L'importante è che l'essere umano non venga considerato unicamente come un mezzo. Rileggiamo questa seconda formulazione. Devi trattare la tua persona oppure l'umanità sempre nello stesso tempo come un fine e mai unicamente come un mezzo. Lui non dice devi trattare l'umanità o gli esseri umani come un fine e mai come un mezzo. Dice mai unicamente come un mezzo, capito? Cioè, puoi trattarli come dei mezzi, per esempio nella vita economica tratti le persone come un mezzo per guadagnare, però non devi trattarle unicamente come un mezzo, devi trattarle prima di tutto come un fine, ma poi in seconda battuta le puoi trattare anche come un mezzo, d'accordo? Perché molti non capiscono qua. Kant non sta dicendo che non puoi mai trattare qualcuno come un mezzo. Nella vita economica lo puoi fare per guadagnare qualcosa. Però il fatto di trattare l'umanità come un mezzo, gli esseri umani come un mezzo, non può essere la determinazione primaria dell'azione. La determinazione primaria dell'azione sarà trattarlo come un fine, dargli un prodotto buono che a lui piace, che a basso costo, se io vendo qualcosa so che gli servirà, so che lo tratto come un fine, è una cosa che comprerei anch'io, ok? Quindi devo trattarlo prima di tutto come un fine e mai unicamente come un mezzo. Però quando lo tratto come un fine, posso anche trattarlo come un mezzo, cioè io comunque ci guadagno, però l'ho prima trattato come un fine, però anche come un mezzo. L'importante è che non lo tratti soltanto come un mezzo. Posso trattarlo come un mezzo soltanto secondariamente, ma non che il mezzo sia la determinazione primaria dell'azione. Non so se mi sono spiegato. È sottile questa cosa. La terza formulazione dell'imperativo categorico dice che agisci in modo tale che la tua volontà possa, in forza della tua massima, considerare se stessa come istituente nello stesso tempo una legislazione universale. Voi direte, ma non è la stessa cosa del primo? Qual è la differenza tra il terzo e il primo? Il primo è diverso perché il primo dice che io devo considerare la determinazione dell'azione
conforme alla legge morale quando è universalizzabile, quando posso pensare logicamente o pretendere in maniera logica che anche tutti gli uomini facciano l'azione che faccio io. Qui sta dicendo un'altra cosa. Io devo agire in base a quella azione che io posso pensare che diventi una legislazione universale, d'accordo? Cioè devo agire in modo tale da far sì che la legge morale crei una sorta di legge interiore universale per tutti gli uomini. Una legislazione universale, d'accordo? La legge morale, una volta accolta come universale, diventa una vera e propria legislazione interiore, d'accordo? Gli uomini iniziano a comportarsi in base a una legge, ma non una legge dello Stato variabile, comunque imposta dall'esterno, ma una legge che loro vogliono interiormente, d'accordo? E quindi è una legge autonoma in realtà da tutte le altre, come da tutte le altre leggi, d'accordo? Il fatto che io possa, accettando la legge morale come tutti gli altri uomini, creare una legislazione universale è alla base di quella che Kant chiama autonomia della legge morale. Autonomia, la legge morale determinata interiormente, non esteriormente dal soggetto, anche se poi non è soggettiva perché tutti i soggetti la determinano allo stesso modo, fa che la legge morale sia autonoma da qualunque cosa che sia esterna all'uomo, d'accordo? Quindi crea una legislazione universale interiore, una legge morale come se fosse una legge, ma questa legge è sganciata, si basa solo sul dovere, è sganciata da qualunque altro oggetto esterno, è autonoma dal greco autos che vuol dire se stessa, nomos significa legge, dà legge a se stessa. Kant fa il paragone con il contrario, eteronomo, autonomia, eteronomia invece significa legge dell'altro, del diverso. Eteronomo è quando io prendo la legge da un altro, sono eteronomo, sono vincolato, eteros vuol dire altro. Ok? Invece autonomo, autos vuol dire stesso, vuol dire che la legge morale trova una fondazione in se stessa e quindi è autonoma, non è eteronoma. D'accordo? È completamente autonoma, un'obbligazione interiore che tutti quanti sentiamo grazie alla ragione, un'obbligazione razionale che accomuna e obbliga volontariamente tutti gli uomini. Qui Kant si lancia anche a fare un paragone tra la critica della ragion pratica e la critica della ragion pura. In realtà lui dice che l'autonomia della legge morale fonda la superiorità della ragion pura pratica, cioè della ragion pratica nei confronti della ragion pura. Ricordate che la ragion pura non è autonoma, attenzione, la ragion pura descrive, dimostra le condizioni dell'ordine, dell'invariabilità delle leggi, della legalità delle leggi di natura, però di fatto non lo fa autonomamente, perché gli oggetti esterni esistono, d'accordo? Quindi la conoscenza, la ragion pura della critica della ragion pura, la conoscenza è comunque determinata dagli oggetti esterni, non è autonoma, non si inventa la realtà, d'accordo? Certo, la ragion pura istituisce a priori, trascendentalmente, la legalità e l'universalità delle leggi alla natura, però lo fa comunque avendo come base l'esperienza, l'osservazione della natura. È vero che io la costituisco a priori con le categorie, però di fatto, capite, la ragion pura la conoscenza è vincolata a qualcosa di esterno, all'oggetto esterno, non è autonoma. Deve comunque registrare, sia pure non passivamente, deve registrare qualcosa che viene dagli oggetti esterni. Invece, capite, la ragion pratica è superiore in un certo senso alla ragion pura, perché è autonoma, la ragion pratica dà la legge a se stessa interiormente senza dipendere da un oggetto esterno.
La ragion pura invece dà la legge, e non è una legge morale ovviamente, è la legge di natura ai fenomeni, però può farlo perché questi fenomeni esistono e si danno alla mia sensibilità in un certo modo, d'accordo? Non so se mi sono spiegato. Un'ultima cosa, vediamo se riesco a dirla in questa lezione. Nel momento in cui io ho preso coscienza di che cos'è la legge morale, io sento dentro di me la libertà, non per via di un sentimento, ma sempre in base alla ragione. Capisco una cosa che all'inizio non avevo capito, solo quando determino capisco che cos'è la legge morale. Capisco che la legge morale è voluta liberamente, quindi capite, interiormente, liberamente da ogni soggetto, non deriva da un'imposizione, per esempio dal seguire la legge dello Stato, l'abbiamo già detto tante volte. Per Kant legale è qualcosa di diverso da morale, quindi la legge morale schiude in me l'orizzonte della libertà. Io la sento non con un sentimento, la colgo attraverso la ragione. Mi rendo conto che io sono libero, d'accordo? Nel momento in cui ho stabilito come si realizza il tu devi non è solo un tu devi perché devi, il tu devi diventa un tu devi perché vuoi, d'accordo? La volontà si scopre una cosa libera. Io fondo la mia legge morale, la determinazione delle mie azioni morali sul dovere in sé sganciato da ogni fine empirico, posso avere solo il fine che è l'uomo, che non è un fine empirico, cioè esterno all'uomo stesso, e io riesco a fondarla perché sono libero, d'accordo? Attenzione, questa non è una contraddizione, un'aporia con la ragion pura. Alcuni dicono di sì. Voi ricordate dove compariva la libertà nella ragion pura? Ricordate che compariva in una delle quattro antinomie delle idee di mondo, le idee metafisiche di mondo che io non posso conoscere. Ricordate, una di queste era quella che rispondeva alla domanda: che cos'è la libertà? Ve lo ricordate? Vi ricordate la risoluzione critica di quell'antinomia dell'idea di mondo? La ragione scientifica, la ragione pura, nel senso la ragione oggettiva, che ha come unico compito dare legalità ai fenomeni, alle intuizioni sensibili attraverso le categorie, vede gli oggetti esterni, i fenomeni, semplicemente eh, dovuti ad una causalità meccanica, non esiste una causa libera. Però noi abbiamo visto, ricordate, io sono sicuro che ricordate, che nella risoluzione critica dell'antinomia Kant aveva detto, anticipando la ragion pratica, che nel mondo sensibile, nel mondo della scienza, dell'oggettività conoscitiva, la risposta, la domanda esiste la libertà è no, cioè quella domanda viene riconosciuta come una domanda metafisica che riguarda un'idea, nel senso metafisico del termine, una domanda impossibile perché va oltre, cerca di forzare i confini dell'esperienza. Però abbiamo detto che l'altra alternativa dell'antinomia, cioè rispondere sì, la libertà esiste, può essere considerata vera dal punto di vista di un mondo intelligibile, vi ricordate? Quindi Kant inizia a dire che in realtà la ragion pura si situa su un piano, la ragion pratica si situa su un piano diverso rispetto alla ragion pura, proprio sul piano del numeno che la ragion pura aveva rifiutato, d'accordo? Il numeno che lui ha cacciato via dalla porta, adesso lo reintroduce dalla finestra perché ha il compito di fondare la legge morale senza un'apertura all'orizzonte del noumeno, della cosa in sé, qualcosa che va al di là dell'esperienza. Io non posso fondare convenientemente la legge morale. Quindi io riconosco in me l'esistenza della libertà, che però io avevo rifiutato, ricordate, dal punto di vista dell'immagine, dell'indagine della ragion pura, nella critica della ragion pura, nell'indagine oggettiva, nell'indagine scientifica, nell'indagine teoretica. E quindi come può essere un'idea teoretica se abbiamo detto che
è un'idea metafisica, è un'idea noumenica, e abbiamo visto che la ricerca scientifica teoretica non può dimostrare assolutamente l'esistenza della libertà. Lui dice che la libertà è qualcosa che conosco, però, per non contraddirsi ovviamente con la critica alla ragion pura, non conoscerò mai da un punto di vista teoretico, non posso mai dimostrare l'esistenza della libertà da un punto di vista scientifico. Posso però pensare che esista da un punto di vista pratico, cioè da un altro punto di vista. E il punto di vista pratico della libertà, adesso scopriamo, è connesso con il noumeno, con il mondo intelligibile, con tutte quelle cose che nella dialettica trascendentale Kant aveva detto non possono in nessun modo essere conosciute dalla ragione metafisica, sono idee frustranti quando cerchi di conoscere, vai al di là dei sensi. Devi andare in un mondo di cui non possiamo dire niente perché non conosciamo, in una dimensione noumenica, non sarà mai conosciuta da noi, e infatti l'idea di libertà viene solo pensata, noumeno a ciò che si pensa, pensata dalla ragione in maniera pratica, perché la ragione, non un sentimento, attenzione, la ragione avverte l'esigenza di fondare la legge morale su qualcosa di noumenico, su qualcosa che è un mondo intelligibile di cui non sapremo mai niente, che va al di là del mondo sensibile. Quindi noi dobbiamo accettare, sia pure solo per fondare la vita morale, sia pure solo come idee, come un'idea regolativa, come un'idea pratica, dobbiamo accettare che esista l'idea noumenica della libertà, anche se non avremo mai una conoscenza teoretica, una conoscenza scientifica della libertà. Perché se non ci fosse la libertà, se non ci fosse la libertà, la volontà umana non potrebbe determinarsi razionalmente verso l'azione morale. Nel momento in cui io mi determino razionalmente verso un'azione morale che so che dimostro essere compatibile con una determinazione della volontà a priori, universale e necessaria, io in quel momento mi scopro libero, mi sento libero, anche se l'idea di libertà è un'idea noumenica, metafisica, posso pensarla razionalmente in maniera pratica, ma non potrà mai dimostrarla scientificamente in maniera teoretica. So che secondo qualcuno, insomma, è un po' una poria questa che in qualche modo creerebbe dei problemi, delle contraddizioni, delle smentite con la critica della ragion pura. Kant però la pensa così e vedremo nell'ultima lezione, la prossima volta, che lui amplia, estende anche oltre la libertà le idee noumeniche e il riferimento al noumeno per poter più propriamente pensare alla legge morale. Lo vedremo la prossima volta. Arrivederci.